I Jozo e i Luminot caddero, e così fecero anche altre razze antiche. In una distante regione nell'universo, gli Alimbi erano una società militarista che mantenne la pace nel loro sistema planetario. Il loro ordine però venne scosso quando un'entità omicida, proveniente da qualche parte oltre l'universo conosciuto, precipitò su uno dei loro mondi. La creatura, emersa dalla devastazione come forme, assunse un aspetto simile a limbico per iniziare il suo massacro. Questo Juggernaut alieno venne chiamato Gorea dalla popolazione limbica, e presto compresero che portava soltanto morte. Gorea uccise ogni alimbo potesse trovare e distrusse ogni cosa sul suo cammino. Pianeta caduto dopo pianeta caduto, gli alimbi compresero che Gorea non si sarebbe mai fermato. Commisero un atto di sacrificio. Combinarono le energie mentali dell'intera razza per forgiare una prigione per Gorea. La prigione psichica lo tenne legato. Venne trapiantata su un vascello organico chiamato Oblitus. Il vascello venne lanciato nel vuoto oltre l'universo, così da tenere il suo prigioniero indistruttibile in esilio per sempre. I sistemi della nave vennero programmati per scansionare ogni molecola dell'imprigionato Gorea e rilasciare un cannone Omega da poter essere utilizzato per ucciderlo. Le energie sfruttate per questo piano consumarono i corpi fisici degli Alimbi, svanirono dall'universo in un istante. Il loro sacrificio protesse la vita del cosmo dalla furia omicida di Gorea. Mentre le razze dell'universo morivano intorno a loro, la rettiliana razza di Brio stava affrontando le proprie difficoltà. I Brioniani erano una razza avanzata ed esploratrice delle stelle, la quale aveva imparato molto dagli alleati Jozo. La loro era una società polarizzata, con eterne tensioni tra fazione scientifica e religiosa. Nei secoli precedenti, quella scientifica aveva dominato, con i viaggi spaziali fornendo benefici e illuminazioni. Mentre i Jozo e i Luminot affrontavano l'estinzione, i Brioniani religiosi credevano più che mai che l'universo era un luogo ostile e disperarono nel fermare le loro scientifiche controparti. Una grande guerra esplose su Brio. Verso la sua fine, gli studiosi erano stati cancellati e i sopravvissuti di entrambi gli schieramenti regredirono ad uno stato bestiale. La razza devolse in animali girovaganti in rovine che non riuscivano più a comprendere. La lingua sparì e la forza prevalse. Chiunque atterrasse su Brio era carne, da uccidere e mangiare. Il massacro delle vendette, conquistatori, veleni e politica hanno distrutto le vecchie razze. Gli Alimbi avevano perso la loro carne, mentre i Brioniani la loro anima. I Luminot si erano ritirati in stasi, mentre i Jozo di Talon 4 erano condannati a una morte vivente. Su un piccolo pianeta chiamato Zebes, l'ultima colonia Jozo conosciuta osservava le stelle con impotenza. Questo piccolo stabilimento della razza, pressoché estinta, aveva assistito alla fine del grande rinascimento universale e a un lento inizio di un nuovo capitolo nella storia galattica. Gradualmente, le razze più giovani stavano lanciando i loro primi satelliti nello spazio. Col tempo, nuovi imperi sarebbero sorti per prendere il posto dei vecchi. I profeti di Zebes notavano che le visioni dei Jozo continuavano a persistere. Grandi guerre, spargimento di veleno e morte. Ma improvvisamente qualcosa di più fiero fu previsto. Una grande cacciatrice, rivestita di arancione, i Jozo intravidero un'eroina futura, sola nell'oscurità dei mondi, combattere affinché il bene prevalesse sul male. La videro curare mondi avvelenati e porre fine alle guerre galattiche. Videro l'unico essere in grado di resistere alle loro profezie e la videro indossare un'armatura Jozo.